Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e poi commentate più che potete. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di riscaldamento domestico a casa nostra e di come efficientare i nostri termosifoni. Come si può fare e perché dovrei efficientare i miei termosifoni? Perché più abbasso la temperatura del nostro termosifone, quindi dell'acqua che passa nel nostro termosifone, meno lavora la caldaia e meno consumiamo, quindi risparmiamo un po' in bolletta. Ma come possiamo fare tutto questo? Tecnax mi ha inviato questa ventolina qui da applicare, si chiama Tecnax TX302, ma è un prodotto molto valido e che cosa fa? Lei riesce a convogliare tutta l'aria che c'è nel nostro ambiente, farla passare per il nostro termosifone e quindi il nostro termosifone diventa quasi un termoconvettore, aumentando così la velocità di riscaldamento, l'omogeneità, perché c'è anche l'omogeneità da aumentare, e anche l'efficienza appunto del nostro termosifone. Questa è una ventolina molto semplice, che è questa qua, okay? La possiamo applicare sia nella parte superiore del nostro termosifone, quindi lei cosa fa? Pesca l'aria dall'alto, la spinge verso il basso, ok? Quindi l'aria passa attraverso il termosifone che è caldo e la fa uscire calda fuori. E lì ci sono dei vantaggi e dei svantaggi se fate questa operazione qua, perché il vantaggio è quello di far pescare, quindi l'aria calda va sotto, sapete che l'aria calda tende sempre a salire e quindi passando per questo coso qua a me arriva l'aria calda dal pavimento, diciamo così. Ma allo stesso tempo se c'è della polvere nel nostro pavimento verrà alzata. Quindi quello che io consiglio sempre, meglio metterla sotto la ventolina, sotto il nostro termosifone, così pesca l'aria fredda che c'è nel nostro pavimento, la fa passare per il termosifone che diventa calda e inizia un ciclo, ok, come è fatto appunto il termosifone, è nato così, che tramite convezione riesce sempre a ingranare questo ciclo continuo dove l'aria calda mi si abbassa, mi passa per sotto e viene riscaldata e poi ritorna in alto. E c'è sempre questo ciclo. Grazie a questa ventolina qua questo ciclo aumenta di velocità e soprattutto è più omogeneo. Avevo fatto un video per quanto riguarda una ventolina della stufa a legna nel mio canale Espertone, nell'altro canale se volete andarlo a vedere, e quella lì appunto facevo vedere come la stanza diventava sempre più omogenea. Questa è una ventola molto semplice ma allo stesso tempo anche tecnologica, perché noi andiamo ad alimentarla, come vedete qui, poi all'interno c'è un sensore, che è questo qua, magnetico, io lo attacco al mio termosifone, lui rileva la temperatura e quando il termosifone si accende, che quindi è caldo, fa partire la ventolina, quindi non abbiamo degli sprechi. La possiamo collegare qui l'alimentazione, qui il nostro sensore, che mi fa da interruttore, e lui parte. Se il termosifone è grande, come in questo caso qua, e quindi la ventolina, vedete, le proporzioni è piccolissima, riusciamo a collegarne qui in serie, almeno 2 o 3, dipende sempre quanto grande è il nostro termosifone. Io lo lascio lì acceso, ho bisogno di una presa da 220 volt, si accende il termosifone, quando rileva la temperatura lui parte con la ventola e inizia a spingere. È molto silenziosa, adesso vediamo se riesco a farvela sentire, io lo collego direttamente in modo che parta, eccoci qua, silenziosissimo, non si sente, però muove dell'aria, che adesso riuscire a farvi vedere quanto aria muove. Ecco, per farvi vedere quanta aria esce, io ho preso un foglio di carta, vedete come si piega? Se io la metto giù, ecco qua. Questa è giusto per farvi capire, perché è difficile far capire in video quanta aria butta. Quindi noi la mettiamo sotto, lui pesca l'aria fredda da sotto, la fa uscire per i fori, in modo che aumentiamo questo ciclo, che di solito è naturale. Oppure possiamo metterla anche sopra, però con i pro e i contro di come vi dicevo prima. All'interno ci sono dei vari piedini che potete vedere qua, aspettate che lo spengo prima che mi tranci un dito. Questi qua potete spostarli da una parte o dall'altra e qua c'è il pezzo magnetico che potete attaccarlo sotto. Termosifoni ce ne sono di tanti tipi, guardate prima di acquistarla magari qual è quella più adatta per voi, se va bene per questo. Poi qua ci sono i piolini per metterlo dentro qua per bloccarlo, oppure c'è un altro sistema che vedete qua, si possono togliere questi pezzi qua e allargare, qua poi vedete che c'è il magnete, io lo attacco sotto fino a quando non tocca il magnete, uno da una parte,
una dall'altra e il gioco è fatto. Bene, consumi di questa ventolina qua, siamo intorno ai, adesso vediamo qui, 1 watt, quindi consuma meno di 1 watt, 0 praticamente, in più il costo è acquistarla, poi per quello che consuma 1 watt, ora di fare 1 kilowatt, sono 1000 ore di utilizzo. Lo mettete sotto, lui parte, si accende quando appunto è tutto caldo e siamo in regola. Bene signori, purtroppo non riesco a provarla direttamente, oppure adesso i termosifoni siamo il 2 di novembre e ci sono 17 gradi fuori all'esterno, quindi non riesco a fare una prova continua, ma di sicuro farò una prova questo inverno quando farà più freddo, anche per vedere le differenze, lì andiamo a vedere come funziona. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla e spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!